occhi di lince, ciao, mi chiamo Edo Thomas, sono un insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Oggi il tema sarà sequenza, una sequenza di posizioni messe tutte insieme per far sì che ci sia un collegamento tra di loro. Allora, ricordatevi di iscrivervi al mio canale, di accendere la campanella di avviso per non perdere neanche una lezione. Poi se mettete un like e fate un commento, meglio ancora. Ok? Prima di iniziare la sequenza dovrò proprio spiegare una a una, quindi una posizione, poi il passaggio per poi dopo mettere tutto insieme. Ok? Comincio esattamente con la posizione diciamo base di questa sequenza, che è l'Adho Mukha Svanasana. Per chi non sa esattamente di quello che si tratta, è la posizione del cane guardando in giù. Ok? Mi giro, allargo le dita delle mani, ok? Metto il peso su un piede, l'altro. Intensamente il tallone in basso. Vado in Chaturanga Dandasana, la seconda posizione. Urdhva Mukha, la terza. Carico, faccio un piccolo salto, full squat o come volete chiamare, Malasana. E scendo. Mi arrotolo dietro, passo in avanti. Questo passaggio in avanti lo vedremo poi successivamente. E poi Ustrasana. Vengo in alto, poggio le mani e ricomincio nella Mukha. Allora, vediamo qua quante posizioni ci sono. Adho Mukha, Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha, salto Malasana, mi arrotolo, passo in avanti Ustrasana e poi ricomincio. Ci sono 5 posizioni. Lo faremo questa sequenza 7 volte oppure 12 volte. Ok? Quindi scegliete voi, magari uno che sta iniziando potrebbe fare 3 volte questa sequenza, oppure 7, oppure 12, oppure ancora 21 ripetizioni. Allora, il passaggio, diciamo, un pochettino più diverso da quello che poi uno è abituato a vedere, è esattamente quando mi arrotolo, vado dietro e passo in avanti per poi portarmi le ginocchia in avanti per poi dopo eseguire l'Ustrasana. Allora, partiamo del rotolamento, che l'abbiamo già visto nelle altre lezioni. Magari lo lascio qui sopra il link della lezione dove ho spiegato proprio i dettagli per quanto riguarda il rotolamento, il perché, qual è il motivo per cui utilizzo tanto rotolarmi. E partiamo da questa posizione, le mani alle ginocchia, per cui quando vado dietro non mi allontano dalle ginocchia, ma sono le ginocchia che vengono verso di me. Esattamente al contrario, quando vengo da terra verso l'alto è il petto che viene verso le gambe, verso le ginocchia. Facciamo 7 volte solo l'arrotolamento. Butto fuori l'aria quando vado dietro.
guardo le punte delle dita dei piedi. 6, mi sembra, e 7. Ok, se vedete quando io vengo su in alto c'è come dire, una velocità che mi permette poi dopo di spingere con le mani e portarmi in avanti alle ginocchia. Faccio questo movimento dalle spinte delle mani portando le ginocchia in avanti senza ancora andare in Ustrasana. Allora, mani sopra le ginocchia, accanto alle ginocchia o sopra, butto fuori l'aria. Le mani picchiano oppure spingono a terra con una certa intensità, porto le ginocchia là in avanti. Vengo giù in basso e vado. 3, 4, 5, 6 e l'ultima. Ok, ora sono pronto per andare in Ustrasana. Spingo con le mani, appoggio con i piedi, questa volta non ho fatto il saltellino, mani ai talloni, premo le dita dei piedi a terra e vado in Ustrasana. Vengo su in alto, appoggio le mani, attenzione a questo passaggio, non appoggio prima, ovviamente se non ce la fate dovete comunque appoggiare le dita delle mani a terra, altrimenti, ok? E salto dietro. Allora, facciamo questo passaggio 3 volte, quindi mi rotolo dietro, passo in avanti, faccio l'Ustrasana, tolgo le ginocchia da terra e vado all'inizio, quindi in Adho Mukha. Ok? Allora, cominciamo nel rotolamento all'indietro, vado, vengo avanti, mani ai talloni, Ustrasana, aggancio le dita dei piedi, le mani indietro e lì faccio l'Adho Mukha per cominciare tutta la pratica. Rifacciamo tutto. Metto le mani alle ginocchia, espiro, vado dietro, passo, ginocchia, inspiro, espiro, in cima, aggancio, le mani, Adho Mukha. Adesso faccio vedere in un'altra versione, quindi praticamente è uguale. Ciò che cambia esattamente, possiamo dire che non è tanto per vedete, se vedete bene questa sequenza, non è tanto per i principianti, per cui io vorrei dare anche una possibilità a tutti di fare questa sequenza. Allora, fino rotolamento potrei dire che uno magari ce la fa, se non ce la fa soltanto questo gesto della testa, perché l'obiettivo è veramente di stimolare il sistema visivo e vestibolare. Per cui partiamo dal presupposto che uno riesca a fare il rotolamento. Allora, faccio. Quando vengo qui in avanti non spingo e vado con le ginocchia in avanti, passo con la destra all'interno, spingo con la mano destra, appoggio le mani, le ginocchia e mettiamo che non riesca a venire in Ustrasana. Allora metto le dita dei piedi e metto in posizione. Ok. Mettiamo che io non riesca a fare questo movimento di sollevamento delle ginocchia.
appoggio le mani a terra e vado dietro. E poi con un piede e l'altro faccio l'Adho Mukha Svanasana. Ok? Quindi tutto ciò che poi avevo fatto prima c'è anche la regressione. Pensateci bene che lo yoga è fatto per tutti, per cui bisogna proprio modificare. In questo caso non ho fatto una progressione, ho fatto una regressione di ciò che poi io stavo facendo per dare la possibilità a tutti di fare questa sequenza. Ok? Adesso faccio una volta ancora cercando di far vedere la respirazione nel momento in cui parto da una posizione all'altra e poi dopo faremo insieme 7 volte, 7 ripetizioni, ok? La sequenza è questa, sono 5 posizioni più il saltellino avanti, il rotolamento, però mettiamo che la sequenza sia questa, che sarebbe esattamente da utilizzare nella vostra già pratica, da aggiungere a quello che poi fate già nel quotidiano. Provateci. Allora, faccio una volta facendo vedere esattamente la respirazione. In Adho Mukha, inspiro, nell'espirazione vado in Chaturanga, inspiro, Urdhva Mukha, espiro, carico, inspiro, aspetto un attimo, espiro, là in avanti, inspiro, fermo, espiro, vado indietro, inspiro, metto, attenzione, qui, piedi, inspiro, fermo, espiro, vado in Ustrasana, inspiro, aggancio i piedi, espiro, salto e comincio di nuovo. Ok? Allora, potrebbe essere fatto in questa maniera come vi sto spiegando, però nulla ci impedisce di eseguire tutta questa sequenza con più respiri, oppure anche lasciando che il respiro sia naturale. Naturale cosa vuol dire? Che sia normale respirare in determinate circostanze, che uno magari durante la pratica lo fa senza stare lì a pensarci quello che deve respirare. Se vi metti in crisi, lasciate perdere, respirate, lasciate che il respiro ci sia, ok? Non modificate e via. Altri vogliono proprio magari una scaletta dove respirare, come inspirare, come espirare in determinate posizioni. Invece io sì, ho fatto vedere questi movimenti perché è una sequenza. Se io magari fossi fermo in una posizione l'avrei fatto diversamente. Io quando ci sono esattamente delle sequenze come questa preferisco lasciare che il respiro ci sia. Cioè il respiro c'è, io mi muovo, il respiro c'è, io mi muovo. Ok? Quindi scegliete quello che volete. Ora 7 volte questa sequenza. Adho Mukha. Se vedete io mi metto un po' più indietro per dare lo spazio per far sì che io ci stia sopra il tappeto. Chaturanga. Urdhva Mukha. Carico. Indietro. Ustrasana. E lì una volta. Chaturanga.
2, chaturanga, 4, 3 volte. L'ultima volta. L'ultima volta. Bene ragazzi, wow, non so quanti minuti sono stati, circa 5 o qualcosa in più. Provate a immaginare 12 volte, ma anche 21 ripetizioni. Bene, allora, c'è un po' il fiatone, ok? Allora, è normalissimo, non c'è bisogno di fare in questi tempi, per cui non così magari veloce, ognuno fa con i suoi tempi, magari guarda tutto il video, tutta la sequenza, ci prova anche singolarmente le posizioni e poi le mettiamo tutte insieme, ok? Allora, vi lascio qua 2 link di 2 lezioni che magari potete unire o aggiungere nella vostra pratica o di aggiungere qualcosa già in questa lezione. E ricordatevi sempre di iscrivervi al canale, accendere la campanella, iscrivetevi a un commento e mettere like, ok? Ci vediamo lungo le strade!